Ciao, vediamo insieme come rimuovere il colore degli occhi con Adobe Photoshop. La prima cosa da fare dopo aver caricato la nostra immagine nell'area di lavoro è andare sul pannello livelli e andare a duplicare lo sfondo copia che è solitamente bloccato di default. Possiamo prenderlo e trascinarlo sull'iconcina Crea nuovo livello, così. Ora possiamo lavorare sullo sfondo copia creato in modo da lasciare inalterato lo sfondo originale. Quindi selezioniamo lo sfondo copia, ci spostiamo di nuovo nella parte bassa del pannello livelli e andiamo ad aprire il menu relativo ai livelli di decorazione. Da qui andiamo a selezionare il livello tonalità saturazione. Si aprirà il livello tonalità saturazione con la possibilità di andare a modificare la tonalità, la saturazione e la luminosità della luce e del colore sotto vari punti di vista, sia sul totale di tutti i colori presenti che compongono l'immagine, oppure, se vogliamo, possiamo andare a selezionare i pixel rossi, i pixel gialli, i pixel verdi, ciano, blu e magenta dell'immagine e andare a modificare il colore, la luminosità e il livello di intensità del colore, quindi la saturazione, dei singoli colori scelti. Noi agiremo su Composita, che agisce un po' su tutte le cromie presenti nell'immagine. Dopodiché possiamo provare a lasciare inalterato saturazione e luminosità e agire solo sul parametro della tonalità, per esempio spostando il marker in avanti o indietro e vedere naturalmente l'effetto della tonalità di colore agire sull'intera immagine. Potrebbe essere per esempio un qualcosa del genere. Torniamo sul pannello livelli. A questo punto facciamo un clic sulla maschera di tonalità e selezione e con la combinazione di tasti CTRL o Command più I la andiamo a invertire, facendola diventare una maschera da riempire per andare ad applicare l'effetto solo ed esclusivamente su determinate porzioni di immagine. A questo punto facciamo uno zoom in avanti, ad esempio con la combinazione di tasti Alt più scroll del mouse o semplicemente con il comando zoom. Dopodiché andiamo a selezionare lo strumento pennello, facciamo un clic col tasto destro, selezioniamo un pennello tondo morbido, di default di solito tra i primi messi a disposizione dalla biblioteca di Photoshop, poi andiamo a regolare la dimensione. Naturalmente facciamo in modo che la dimensione della punta del pennello sia tale da poter agire in modo comodo lungo la parte circolare interna dell'occhio e facciamo un clic esterno. Assicuriamoci che alla fine del pannello strumenti sia selezionato come colore di primo piano il bianco, perché sulle maschere nere agisce il colore bianco e va a riempire, sulle maschere bianche agisce il colore nero e va a togliere. Bene, assicuriamoci che l'opacità del pennello sia al 100% in modo che possa agire pienamente. Lo possiamo fare verificando tranquillamente il pannellino dinamico dello strumento che si trova nella parte alta per ogni strumento che andiamo a selezionare. Dopodiché con il pennello attivo e parametrato andiamo ad agire colorando la parte interna dell'occhio sinistro e poi la parte interna dell'occhio destro. Bene, chiaramente in qualsiasi momento possiamo andare a switchare dal bianco al nero qui nella parte bassa del pannello strumenti per andare eventualmente a cancellare delle piccole sbavature se il colore è uscito fuori dalla parte interna dell'occhio. Dopodiché ci spostiamo sul pannello livelli e alla voce riempimento lo possiamo andare per esempio a diminuire sul 90-80% per rendere ancora più realistico l'effetto finale del riempimento del colore. Se facciamo un doppio clic sul livello di tonalità saturazione e andiamo a questo punto a muovere il marker del parametro tonalità, vediamo come il colore cambia direttamente sull'occhio. Chiaramente possiamo anche andare a cambiare il parametro della saturazione per rendere ancora più intenso e vivo il colore applicato. A questo punto non ci resta che andare su File, Esporta, Salva per web. Ad esempio, se vogliamo salvare il file, quindi la nostra immagine per il web, magari con un formato di destinazione che sia JPEG dalla qualità 80-100 oppure PNG. Se ti è piaciuto questo video, non dimenticarti di iscriverti al canale per non perderti nessun altro video su Photoshop, Illustrator e tanto altro ancora. Ciao, grazie e al prossimo video!